Si chiama torta nuvola perché è soffice, è delicata, è morbida come una nuvola. Prepariamo tutti gli ingredienti sul tavolo, adesso li vediamo uno per uno, ma soprattutto accendete già il forno a 160 gradi e preparate già una teglia con la carta forno, così come vi farò vedere. Separiamo 4 uova, il rosso da una parte, il bianco da quell'altra. Quando si fanno le torte è sempre bene avere già pronta la teglia, il forno caldo, tutti gli ingredienti pronti, così si va belli spediti senza interruzioni e la torta verrà più bella, più gonfia, più spettacolare. Montiamo i 4 bianchi dell'uovo con un pizzichino appena di sale, temperatura ambiente, tutto quanto, così dopo farà meno fatica a cuocere le cose. Io ho usato una ciotola un po' piccola per montare a neve, per farvi vedere bene, però voi se ne usate una più grande sarete più comodi. Neve ferma, guardate. Perché ho montato prima il bianco del giallo? Semplice, perché con la frusta sporca di bianco posso andare nel giallo, con la frusta sporca di giallo non posso andare nel bianco e io non ho voglia di lavarlo. Ora i 4 rossi d'uovo, ci metto un po' di limone grattugiato, va bene anche l'arancia se volete, e ci metto una buona dose di aroma alla vaniglia, usate i baccelli, usate l'estratto, usate quello che volete. Ci metto 80 grammi di zucchero, potete arrivare anche a 100 ma non di più. Mischiamo per 3 minuti, bisogna sciogliere molto bene lo zucchero, 3 minuti con le fruste elettriche bastano e avanzano. Questa torta è davvero morbidissima, mi raccomando montatela bene e vedrete che è uno spettacolo, non ci serve neanche il lievito. Ci aggiungo 300 grammi di yogurt greco. Va bene anche lo yogurt normale, però quello greco è più buono, è meno acido e più denso. Altri 3 minuti, bisogna scioglierlo bene, montarlo bene, bisogna fare come una schiuma. Ci aggiungo 50 grammi di amido di mais, che poi sarebbe la maizena. Altri 3 minuti, quindi dobbiamo fare una cosa che assomigli molto a una specie di schiuma, deve essere bella montata, ma tranquilli, è molto facile, è facilissima. Ci aggiungo ora il mio bianco d'uovo che era montato a neve, che era lì di fianco che ci aspettava. Ora utilizziamo un cucchiaio, una spatola, qualcosa di largo e lo giriamo dal basso verso l'alto lentamente, tanto non ci corre dietro nessuno, tranquilli che non smonta. Diamogli anche una giratina, potete usare anche le fruste ma senza motore, con la mano, la staccate dal motore e la usate le mani e gli date una giratina in maniera di sciogliere tutti i fiocchi fatti dal bianco dell'uovo e ottenere un composto bello, liscio, schiumoso e simpatico. Alla fine per fare questa ricetta ci vuole un quarto d'ora perché sono 3, 6, 9 minuti di lavorazione, 1 minuto di sbattimento del bianco dell'uovo, un paio di minuti per preparare gli ingredienti, 2 minuti per fare la teglia e il gioco è fatto. Ora avete visto bene come ho messo la carta forno sotto e sui lati. Adesso ci verso dentro il mio composto. La carta deve essere un po' più alta della teglia perché queste sono torte che lievitano tantissimo, si alzano molto. Adesso vedrete il risultato e non gli abbiamo messo neanche il lievito, sennò esplodeva. 2 colpetti tecnici giusti e via nel forno. Adesso attenzione, guardate bene, il forno è già caldo a 160 gradi. C'è sotto la leccarda e una teglia vuota. Metto la torta dentro nella teglia vuota, che ovviamente è più grande, e ora ci aggiungo 1 litro, 1 litro e mezzo, non di più, di acqua bollente, non di più perché sennò dopo mi fate galleggiare la teglia come una barca. Chiudete il forno e non apritelo più per 60 minuti. 160 gradi, 60 minuti. Se si asciuga l'acqua non fa niente, lasciatelo senza. Mi raccomando, per chi non avesse visto bene, io l'acqua l'ho messa sulla leccarda, non dentro le 2 teglie, solo nella leccarda, perché è una cottura a vapore, ma il vapore deve arrivare da sopra, non da dentro. Ed ecco la cottura esplosiva, direi. Ma adesso un pochino si abbassa appena si raffredda. E meno male che non ci abbiamo messo il lievito. Comunque è spettacolare, cotta perfettamente dentro e fuori. Adesso è un po' calda, un po' umidina sotto, bisogna lasciarla intiepidire un po'. Appena intiepidisce un po' incomincio a sbottonarla un pochino, gli tiro via la carta, comunque bisogna lasciarla raffreddare, anche perché ci va sopra lo zucchero a velo. Se mettete sopra lo zucchero a velo su una torta calda si scioglie. Guardate che bella, è perfetta, è morbida, guardate che roba, è morbida come una nuvola. Questa torta si può mangiare accompagnata con frutta fresca, con dello sciroppo d'agave, con del miele o con della crema pasticcera messa sopra, oppure con un topping qualsiasi. Guardate che roba, questa cosa è
è morbida, è una cosa, è impalpabile, è leggerissima poi, è una cosa incredibile, la dovete fare assolutamente, la potete anche farcire se volete, Ma io vi consiglio di non lavorare troppo, metterli frutta, creme e roba, mettetela sul tavolo così com'è che ve la mangeranno subito tutta.